Ciao, sono Davide. Allora, come potete vedere, oggi sono in compagnia di Giorgino che è venuto a trovarmi, lo zio Giorgino è venuto a trovarmi e oggi mi ha promesso che facciamo i salami. No, ci prepariamo per fare i salami. Ecco, ci prepariamo, c'hai ragione, cioè prepariamo per fare i salami. E partiamo da dove? Partiamo dal budello, Certo. dove dobbiamo insaccare poi la carne per salame. Va bene, sigla e poi vi faccio vedere. Allora, noi prendiamo il nostro budello gentile. Allora, O ti fermo. Cos'è il budello gentile? non è altro che il retto del maiale, in conseguenza verso l'intestino piccolo. Esatto. E allora questo in toscano lo chiamano fiorentino, Sì, il budello fiorentino. Noi diciamo il budello gentile, certo. dove sarà lungo per l'imbudellamento dai 150 ai 170 centimetri, dove viene tagliato a misura voluta. Esatto, ed è una parte molto importante. Direi che è una Che è delle la- più importanti. delle più importanti la preparazione del budello per fare il salame. Allora, noi diremmo che la prima parte, i primi 15 centimetri di sicuro, tagliamo la parte esterna del budello grande. Perché? Perché se noi andiamo a insaccare questo, normalmente vediamo che quando insacchiamo si forma una boccia, poi si forma il salame. Non è che è bello da vedersi, ma noi porta delle conseguenze perché non si asciuga ugualmente l'altro. Allora Certo. noi lo togliamo. Sì. Tagliamo il primo pezzo da 10-15 cm e lo mettiamo da una parte. Per intenderci, questa parte qua è proprio la parte terminale, ok? Signor sì, il lano proprio. È proprio la parte terminale di dietro. Allora noi facciamo così, prendiamo i nostri budelli, diciamo che li tagliamo in questa maniera. Allora, intanto come potete vedere sono sotto sale, quindi quando voi li comprate li trovate chiedete poi quelli che volete. Questo qua è un mazzo che sono circa 10 budelli gentili, e se sono 1,80 m ci vengono dai Tre salami. 3 salame ogni budello. Allora noi facciamo 40 e 10,50 e tagliamo qua il gentile. Quindi facciamo dei budelli lunghi 40 cm. 45. 45. Perché dopo legatura resta 40 cm. Siamo perfetti. Va bene? Facciamo questo qua leggermente più corto, che è il sottogentile chiamato. Così, ecco, facciamo un bel salametto così, che è sui 45, diciamo. Sì. Ne facciamo un altro, ce ne resta un pezzetto che a noi non ci interessa, Davide. Altrimenti, se voglio, facciamo due anche lunghi così. Ci stanno. Sono da famiglia questi. Sì. Tipo cacciatore. Molto più lunga. Un pochino più lungo, sì. Allora, che cos'ha di particolare il budello gentile? Il modello gentile, vedi, ha una doppia camera, vedi? Lo facciamo vedere. Te faccio vedere questo, che ha una membrana molto sottile, vedi? Sì. Vedi com'è? Vedi? È quasi traspara. Questa ha due pelli, È vedi? più spesso. Molto più spesso. Vedi? Quindi per la stagionatura, Se questo ci vogliono 50 giorni, questo ce ne vogliono 70, perché è più spesso. perché è più spesso. Bene. Ecco, se uno vuole un salame da portare avanti, cosiddetto, va bene il gentile. Uno Sì. vuole un salame che venga giù prima e difatti ci vengono 3-4 salami proprio perché salame sotto gentile è chiamata la sfilzetta, e la sfilzetta è il budello più sottile, è più piccolino e più sottile. Certo. È quello che diventa duro prima. Bene, spero che la spiegazione sia stata chiara del budello gentile. Adesso leghiamo le testate che voglio far vedere come si facciamo, perché dopo c'è... Vuoi la spoletta? Sì, questa qua, sì. Allora, mi raccomando perché questa qui è una fase importantissima del salame per ottenere un ottimo prodotto. Allora adesso lui ci andrà a legare solo un lato, perché logicamente dall'altro lato avremo bisogno di riempirlo, dico bene, e poi dopo alla fine ci andrà a legare anche dall'altra parte. L'altra fase molto importante che adesso vi spiegherà Giorgio è quella dell'ammollo, Sì o sì. che è molto importante perché sapete sono sotto sale e i budelli vogliono lavati bene. Anche se quando ve li danno sono bei puliti, però è meglio sempre... No, voglio lavati e dopo spiegheremo anche il perché della lavatura e come si fa, perché qui
Il budello, ragazzi, ci deve andare dentro la carne da mangiare, e qui bisogna fare le cose fatte come Dio comanda, Adesso ti chiedo, come mai le leghi a mazzo? perché dopo, se io le voglio lavare intere, le lavo intere, ma anche perché faccio meglio che legarle singole. Fare quel passaggio qui che faccio adesso, singolo non ci riesco. Dovrei fare un laccio tutte le volte, invece così, vedi, mi tiene stesa la corda là. Sì, da solo ti aiuta a legare più budelli. vedi. Se no gli fate il classico laccetto. Sì, capisci, col nodo. però io, vedi, Si fa il doppio nodo. esatto. E qua ci siamo, Bene, ok? direi che sei stato piuttosto esaustivo per quanto riguarda il budello. Lì, guarda. Adesso se andiamo a... Questa qui è una spoletta, anche questa qua la trovate anche su internet. Alla fine è una spoletta comoda per fare la legatura della salsiccia, per fare la legatura dei salami e, come potete vedere, anche quella dei budelli. Ed è comoda perché rimane tutto arrotolato, non avete filo in giro e la gestite bene, in mano, dico bene? Si capisce. Allora, Ok. noi prendiamo questi budelli, gli altri, e poi andremo a lavarli 2, 3, 4 volte. Sotto l'acqua? Sotto l'acqua calda, perché calda disfa il sale molto prima. Sì. Calda, una volta fatto 3-4 passaggi, Mhm. sempre sotto l'acqua calda, prendiamo il budello e lo rovesciamo. Non facciamo altro che fare questo gesto, lo riempiamo d'acqua lì, l'acqua tira e passa di volta, si rovescia il budello. Laviamo 2-3 volte anche qua, bene, sempre con acqua calda. Dopo le 3 volte, buttiamo via, il budello è già rovesciato, prendiamo un secchio con dell'acqua fredda, mettiamo acqua fredda. Se ci sono, per esempio, facciamo i conti, 3 litri d'acqua, mettiamo mezzo bicchiere d'aceto, 3-4 spicchi di aglio schiacciato o tagliato a pezzetti, un limone spremuto, lavato prima, spremuto dopo, tagliato le bucce a pezzetti, a pezzettoni, messo dentro. Un arancio, se avete un mandarino, e vi mangiate il mandarino e ci mettete le bucce. Perfetto. Questo è abbastanza che lo facciate il giorno prima. E rimane a mollo praticamente un giorno. Un giorno, anche 2 che non fa niente, però sapete che non c'è il sale, se siamo molto potrebbero marcire. Sì, quindi un non più giorno, di 2 2, 3 al freddo non fa niente. Li prendete su, dopo vedremo, li prendete su da quando siete pronti per fare l'insaccamento, ritorniamo a passarli in acqua calda 2 volte, che il budello rinvenga, perché si stringe con l'acqua, che rinvenga, e va rovesciato, dopo guarderemo, va rovesciato sulla macchina da insaccare. Allora, quindi guarderemo. la parte che rimane a contatto con la carne è la parte La comunque par- interna. È la parte, se noi vogliamo vedere il maiale, è la parte esterna, Quindi viene insaccato nella parte esterna del corpo non del dove maiale. c'è stata la cacca, Sì, diciamo. nella parte esterna, Ok. verso Per essere chiari, ok. verso il grasso che abbiamo noi dentro. Certo. Ecco. La parte dove c'è stata la cacca resta sempre al di fuori. Esterna. Ecco perché va rovesciato dopo. Dalla parte dove c'è stata la cacca cosiddetta dobbiamo togliere il sale. Dove c'è che lo rovesciamo, andiamo a prendere via delle parti, come faccio io qua, delle parti di grasso che non andrebbero bene. Allora con l'acqua bollente, l'acqua calda, non acqua bollente, si scioglie e le prende via bene. Perfetto. Lo spurghiamo con la nostra concia nell'acqua, il nostro aglio, aceto, limone, puliamo bene, diamo un odore a dove deve andare la carne, lo laviamo e lo insacchiamo. Questa è la regola del budello. Poi lo vedremo, li vedremo. Mentre facciamo il salame. Mentre facciamo il salame facciamo tutto questo ordituro di queste cose qua. Bene, possiamo procedere con l'ammollo e ci vediamo dopo quando andiamo a preparare la carne. Signor sì. E la macinatura e tutte le varie cose del salame. Tutte le robe, Visto che sarà... da questo punto il salame è legato e appeso. Esatto, sarà una giornatona. Come Bene, avete bene. visto, abbiamo 10 budelli e ce ne vengono 3 o 4 ogni budello, ne vengono un bel po'. Sì, ne vediamo un bel po'. Va bene, ci vediamo dopo. Grazie, arrivederci, ci vediamo, buon dì. Allora, siamo arrivati al momento Il momento clou. al momento clou. Abbiamo fatto vedere il discorso dei budelli, Signor sì. che sono qua a mollo, dopo ve li facciamo vedere. Adesso è il momento molto importante, la selezione della carne, dico bene? Una cernita fatta come Dio comanda. Esatto.
che questo è quello che governa tutto il salume andare avanti. Bene, allora noi adesso faremo delle proporzioni per far circa una trentina di salami. Più o meno. Poi dopo noi al limite sotto vi metto le dosi poi per 1 chilo di carne. Sì, capito. Ok? Allora cominciamo perché io in macelleria ho preparato un prosciutto, un filone della coppa. Adesso pian pianino. La carne che ci occorre per fare Esatto. questo tipo di salame. Bene, adesso io ti sposto la cassetta da qua davanti. Bravo. Così riesci a lavorare meglio. Così io vado avanti con le mie robe. Prendiamo il nostro lombo. Sì, È vero? Lo taglio a metà perché è troppo lungo. sì. Lo metto là. In queste parti io me lo faccio a strisce per il lungo. Allora, perché non vanno bene tutte le carni per fare il salame? Perché le carni con il muscolo, dico bene, Sì, come ti vedi, questo vedi, quella cartilagine che c'è qui sotto, vedi, quella resistente, non va bene. Perché non va bene? Perché quando ti capita sotto i denti che stai mangiando il salame, se sei in mezzo della gente ti tocca di sfilare. ho capito. Hai capito, Davide? Allora noi facciamo così, guarda. Questa qui la prendiamo via, guarda. Guarda. Dopo noi la terremo per fare cose diverse e cominciamo già a fare le nostre parti e la mettiamo lì, ok? Sì. Guarda. Allora, parliamo di proporzioni di magro e grasso intanto. Proporzioni, quali sono le sue proporzioni? Che noi diciamo, se facciamo 20 kg di carne rossa, così scelta rossa senza bianco, Sì, magro. magro, facciamo il 20% di pancetta, In più. non di lardo, di pancetta. Sì. Quindi Sono 20 4 kg di questa e... 4 kg di pancetta. Diciamo che prendiamo in mano la coppa. Sì. La coppa è un muscolo che noi sappiamo, è una carne. Anche qui dobbiamo togliere un pezzettino di carne, questa parte, vedi? Perché è un pochettino nervosa. Allora noi la dobbiamo togliere. Adesso cosa facciamo? Facciamo delle fettucce così, va bene? E noi vediamo che la carne è bella, è vero? Guarda, guarda, guarda. E non c'è niente. Man mano che andiamo indietro, ce ne accorgiamo che questi filamenti sono più duri. Ecco, vedi? Ecco, lo vediamo qua. Ok? Allora noi facciamo solo così, guarda. Questo tiriamo via. È vero? Sì. Visto? Ci facciamo la salsiccia. Sì, è buono da fare tutto, anche arrosto se lo vuoi. Vedi? Vedi come va bene, vedi? Adesso noi prendiamo fuori il nostro prosciuttino. Te lo prendo io? Sì, grazie, fai un piacere, bravo. Bella, bella, bella. Io l'ho solo disussato. Sì, tu hai fatto un capolavoro, guarda, ma adesso noi lo prendiamo, lo mettiamo per il verso giusto. Intanto ti tiro via un po' di carne. Prendiamo via quella copertina qua, vedi, questa qua. E la sezioniamo, andiamo a prendere via questo. Davidino, e facciamo un altro pezzo qua. Sì. Intanto io ve li posso nominare i pezzi che stacca. Sì, prendiamo via. Abbiamo la fesa. Esatto. La fesa, un ottimo pezzo anche da bistecca. E anche, se vi ricordate del video del culatello, è la parte superiore del culatello. Qui abbiamo il sottofesa o fascione con attaccato questo qua che è un muscoletto, che tutti lo chiamano pesce, e nel manzo è quel pezzo che viene utilizzato per fare brodo o anche spezzatino. Sì, questo tipo di girello. Sì. Ecco, qui invece noi lo prenderemo via, fa parte, detta nel gergo nostro, gallina, cioè perché questo pezzetto qua, vedi? Sì. Con quel pezzetto che ho qui di dietro, fa una specie di allora noi lo chiamiamo, noi muratori. Questa è la nocetta. Esatto, lì. E ci abbiamo il tracullo. Questo è il scamone. Oh, adesso. Ti piace scamone? Sì, mi piace. Senti, ti volevo far vedere notare una cosa. Fammi notare. Quando si guarda il prosciutto, bisogna fare attenzione, perché vedi, queste sono le ghiandole. Le ghiandole, sì. Mal da guai se questo vanno nel salame, quelle ghiandoline qui. Sì. Sono molto buone perché vedi, sono molto piccole, vedi? Che quando si ammazza il maiale, se non c'è il veterinario
e se tu vuoi essere tranquillo che non abbia la febbre, nelle linguine, qua nelle linguine hanno le ghiandole. Se tu vedi che ci sono delle ghiandolone grosse e marrone, non devi farne della carne Da salami. neanche carne da salare, carne da bollire. Ah, non va bene. Non va bene, assolutamente. Vuol dire che il maiale non è in ottima salute. Allora, ha pulito 17 kg e 6 di carne per salami, quindi tutta selezionata, sgrassata, tirate via i nervettini e tutto. Su 17 kg e 6 andiamo a metterci 3 kg e mezzo? 3 kg e mezzo di pancetta. 3 kg e mezzo di pancetta. Abbiamo fatto 17 kg e 6 di carne e 3 kg e mezzo di pancetta. Adesso la sta riducendo in pezzettini più piccoli per via che entra nel tritacarne, dico bene. Si capisce. Allora, però se state notando, a suo giudizio se la pancetta è troppo grassa tira via un pochino di grasso. Dico bene? Si capisce. Perché se è troppo grasso nel salame poi non come se fosse troppo magra, vi ho aggiungere un po' di bianco. Di bianco, esatto. Invece questa pancetta è bella. È bella, mi piace tantissimo. Sì. Bene, allora abbiamo concluso il discorso della scelta della carne e della pancetta. Abbiamo un peso totale di 22-23 kg. Sì. Circa, grammo più, grammo meno, facciamo 22 e mezzo. Adesso andiamo a preparare la concia. Bene, siamo arrivati alla preparazione allora, Davide, noi abbiamo preso il nostro sale. Della concia, sì. Della concia, sale medio, sale puoi usare di cervia o non di cervia, a piacimento. E abbiamo messo il 20 per 1000, ok? Che allora su 22 kg 140 grammi di sale medio marino di cervia. Ed è questo qua. Adesso noi prendiamo il nostro pipe macinato, sì, non troppo fine ma neanche troppo grosso. Sì. Anche questo è una via media. Vuoi un cucchiaio? Questo non lo pesiamo, non c'è bisogno, perché il mio occhio e la mia mano fa così. Guarda, faccio vedere, guardo, vado dentro il sacchettino, prendo fuori un pugnetto di roba, che questo, vedi, pressa poco, così, vedi? Lì. Poi facciamo così, guarda. Saranno andati dentro 2 grammi. Anche di più. Vedi? No, ti voglio far notare una cosa, perché qui non è che io lo stia a pesare, io sono un macellaio fatto a modo mio. Vedi, questo sale è ancora un sale bianco. E nero bianco. Bianco e nero bianco. Un bianco e nero bianco che lo faremo vedere, un bianco nero bianco. Adesso noi diciamo che questo ci sarà andato l'1 per 1000 qua. Di pepe. Di pepe. Quindi l'1 per 1000? Sono 20 grammi, 2 grammi, 2-3 grammi. 3 grammi, Ne mettiamo un altro pugnetto, così qua. Ecco. Presumo 5 grammi di pepe in totale? In totale, sì. Presumo che qua siamo nell'appezzamento giusto del bianco. Ecco, infatti vedi che noi abbiamo il nostro sale, però notiamo anche il nostro granello di pepe, che l'ho macinato sottile. Sì. È quello che pare. Ecco, certo. Allora noi qui prendiamo un cucchiaino, se ce l'hai. Lo prendo io. O anche la testa del cucchiaio, una noce moscata intera. Oh, perdono. E questa qua, vedi? Questa qua è una noce moscata. Un cucchiaino di noce moscata, ok. Quindi su 22 kg 440 di sale, 5 grammi di pepe e un cucchiaino di noce moscata. Appena abbondante perché sono 22. Ok? Sei contento che ho aggiunto quello lì? Poi ho visto che nel frattempo hai tritato l'aglio. Signor sì. Allora noi 5 teste d'aglio, 5 spicchi d'aglio, no teste. Esatto. Adesso provo se riesco a tritarlo qui sopra perché qua mi scivola via. Metto un pochettino di sale. Ti do un tagliere se vuoi. Adesso guardiamo se ci riesco. Sì. Bene, prendo un coltellaccio più largo perché lavoro un po' meglio e mi faccio la pasta d'aglio. Viene, dai. Sembra. Hai grip. Sì. Sì, no, sembra. Lì.
Quindi una volta ridotto in pasta, diciamo, con un pochettino di sale, Esatto. per aiutarsi nel... Sbriciolarlo, tenerlo giù, Esatto, per... prendiamo il tutto, lo mescoliamo, non ho a mano, A mano. perché i cucchiai non vanno più bene. Ho capito. Io sono come le resdore quando nessuno le vede che fanno tutta la concia a mano. Allora, giunti a questo momento qua, vogliamo parlare del sal nitro? Sal nitro io non ce lo metto. Bene. C'è Allora, chi ce lo mette per far cosa. per via che si conservi e per evitare che... È un disinfettante, e che è anche un'altra cosa. Che ti fa un battericida. battericida e poi ti fa diventare la carne leggermente più rossa. C'è chi ci mette il limone, la polvere di limone per fare queste cose. Ok, perché io ho molte persone che mi chiedono come mai non ci mette il sal nitro e se è abbastanza salutare mangiare un salame. Beh, ma scherzi, ma quell'aglio qua. Sì, no, per l'aglio è disinfettante. Ok, però molta gente ha paura a mangiare i salumi senza il sal nitro perché hanno paura della salmonellosi. Ma tu ce l'hai il sal nitro qua? No, non ce l'ho, io non lo metto nei miei salumi. Era ecco. solo un discorso che volevo incamerare per... Allora, c'è chi ci mette dal 10 al 15 per 1000. Sì, un bel cucchiaio. Un bel cucchiaio. Io, quelli che faccio io, e li faccio mangiare, sfido una signora o signorina o bimba che abbia il problema dei brufoli, facciamo mangiare uno dei salami con questo se ci vengono fuori i brufoli. Vabbè, Scommettiamo. Se ne mangia un intero, sì. Neanche. Allora, Sfido. Allora, il bello di questa cosa qua è che la carne verrà condita prima di essere macinata, vedete? Perché così si mescola meglio durante la macinazione, dico bene. Sì, capito. La macinatura. Tanto io ti libero da qua che non ti serve più niente, vero? Niente. Neanche il coltello. Niente. Lo Qui posso sopra guardare? aria. Adesso prendiamo i nostri 2 raschietti in acciaio. Sì. I nostri 2 raschietti in acciaio così. E facciamo sto lavoro qua. Davide, vedi? So che te c'hai un banco là che è 10 volte questo. Sì, insomma, comunque noi riusciamo anche qua, piano piano, Sì. non c'è nessuno che ci corra dietro, va bene. Mi aveva anche proposto di andare a fare il video là da lui, però dopo c'era tutto il discorso delle telecamere, insomma, poi eravamo quasi a posto, alla fine si è sforzato di venire a trovarmi. No, dai. diciamo una cosa, Davide, che lo faccio volentieri, Ecco, grazie. ma volevo sostenere un fatto, perché io salo la carne prima? Perché non tutti lo fanno questo. Infatti l'ho fatto notare per Allora, lo notiamo, fa notare, salarla prima c'è un problema, che il coltello della macchina un pochino si offende, perché macina, però questi sono d'acciaio, me ne frego. Faccio così perché molte volte ci sono da solo e se io devo sburratare 20 kg o 30 kg di carne faccio fatica a macinarla, a mettere il sale dopo, che venga diviso bene, perché mi tocca di lavorare tanto. Se io lo faccio prima, la carne mi viene fuori da lì già tagliata, già condita, Sì. E basta poco dopo perché io sia tranquillo. Invece di farlo dopo, bisogna, perché il sale sia distribuito bene, dobbiamo mescolarla, Allora, se ci sei in 2 o in 3 è niente. Sì, ci si mette lì. Esatto, uno da solo. Invece così, guarda, la carne lei, vedi che ogni pezzo ha il suo pezzettino di sale, vedi? Sì. Ecco, noi non facciamo altro che adesso prendere la nostra macchina e cominciamo a macinare. Che poi ti spiego una roba dopo, quando abbiamo macinato, che ho un'altra spiegazione. Sempre a modo mio, intendiamoci bene, che io ho le mie regole, non sono regole internazionali, ho scritte. Comincio? Vai, io vado di là, ti mostro il sedere, perché vado di là a tirare indietro la carne, va bene? Allora, quante volte la dobbiamo macinare? Una volta solo. Una passata sola. È importantissima una solo, Con una piastra numero 8. Sì, col foro dell'8 Il foro mm. dell'8. C'è molta gente che del pepe in grane non lo vogliono, perché molti che ne vogliono molto. Sì. Molto vorrebbe dire un 2 per 1000, su Sì. per giù.
noi ne mettiamo un pochino meno. Facciamo così, è un'ipotesi quello che dico io, che ogni salame ci siano quei 4-5 granellini o 6 di pepe, Sì. che quando tagli la fetta, che riesci a tagliare il pepe, si presenta benissimo. Certo. Non è che il pepe, il grano ci dia degli amori, però è un effetto visivo, che quando tu lo tagli vedi sto bel granellino di pepe, e gli dà un certo effetto, almeno per me. Ecco, Quindi su 22 kg, guarda, sì, mezzo etto di 50 grammi di pepe. Di pepe. Io dico sempre con Pepe nero, Pepe nero, dico sempre con i miei amici, li conto, gliene metto 120, no, 122, va, perché va. È questo. Adesso noi prendiamo la bottiglia del Lambrusco, Te la prendo. che a questo punto me ne bevo un goccetto anch'io. Ecco, mi sembra giusto. Senti, ma tu... Lambrusco allora? Quella là, quella bottiglia che avevamo, quella alta di dietro, lì, quella lì. Un goccino, Bene, basta così, proprio solo... Anche perché questo porta bene nel salame. Mi sembra giusto. Cincin alla salute nostra e dei nostri signori che ci va. È perfetto. Sì. È questo qui. Adesso noi Posso versarcelo dentro? mi levo l'orologio. Facciamo i buchi con le dita, così, vedi? Sì. E tu versi il lambrusco. Lì, Vado? vai. Una bottiglia, Sì, tutto lì. Ah, così, bravo. Ce ne vorrà ancora? No. Va bene questo. 2 bicchieri. Va bene così. Adesso mi tiro sulle maniche, vai di là. Tu vai di là e andiamo a macinare così, vedi? Sì. Così. Comincia dal principio, andiamo fino alla fine, così, così. Da qui andiamo in là, Davide, così, vedi? Senza farla saltare per terra. Lo teniamo qui senza spingere, vedi? La faccio mungere fuori dalle dita, così, vedi? Che qua la stringo che venga fuori fra le dita. Così, proprio così. E facciamo una cosa fatta così. Lo chiudiamo. Allora, iniziamo a tirare un po' le conclusioni. Abbiamo macinato, condito la carne, macinato, abbiamo messo il pepe, abbiamo mescolato a mano finché la carne non ha fatto il filo. Esatto. Il filo, deve proprio fare un filo. In dialetto la tia. La tia, esatto. Adesso ho preparato per l'imbudellamento. Si capisce, l'insaccatore. All'inizio del video avete visto Giorgino che vi faceva vedere i budelli come sono quando li comprate, così risultano quando li ha messi in marinatura, diciamo. Sì. Ok, quanti giorni sono stati lì dentro? 2 giorni. 2 giorni, vedete, ci ha messo l'aceto, Acqua fredda, aceto, aglio, limone soprattutto e le scorze di un arancio. Niente il liquido dell'arancio, solo la scorza. e il budello è pronto per essere Si capisce. utilizzato. Adesso noi lo prendiamo dall'acqua fredda, vedete? Intanto io ho preparato il mio siringone, l'imbudellatrice, che io ho questa qua che non è enorme, però per uso da casa va benissimo, ecco. Inizio a mettere dentro la carne, dico bene? Sì. Ah, avevo una cosa da farti vedere, Davide, Sì. a proposito di salumi, che ieri non siamo riusciti. Guarda, questo è quel famoso budello, vedi? Quella famosa manica da fare le pancette, le coppe, vedi? Ah, era finire in mezzo ai budelli? Sì, no, l'avevo io, Ah, ok. ma l'ho preso per far vedere perché esistono anche quelli, non solo il budello sintetico, hai capito? Ah, sì, perché abbiamo fatto vedere nel video della coppa e... Sicuro. che il vantaggio è sempre quello di poter andare un pochino più avanti con la stagionatura. Si capisce, Allora, certo. dovete pressarla bene la carne qua, che non ci venga dell'aria, dico bene? Sì. Sì, altrimenti faccio più fatica io a insaccare, Esatto. perché mi scoppia la carne dentro il budello. Non è che a te ti dispiace darmi quel panno là. Quel panno qui perché lo mettiamo qua, vedi? Per asciugare i salami. Sì. Ok, quindi vai a manicare il budello, Ho preso con me il mio farino, vedi? ora salami, Forse quindi inserito tutto dentro. Prova. Vado, Vai, Davide. Vai.
stop, mezzo giro indietro. E questo è l'insacco del salame. Allora, ripetendo, il budello, la parte dove è a contatto con la carne, è la parte esterna del budello. Sì, quello vicino alla carne che abbiamo noi. Sì, non interna. No, vai. Vai. Allora il segreto è non farci andare dell'aria nel budello. Vai. Perché sennò il Stop. salame viene scales. Scales dite voi? Scales. Scales. Ci viene dell'aria dentro e diventa nero in quel punto lì, vero? Sì. Grazie. Allora qui teniamo una ventina di centimetri sopra. Come? Qui, Ah, ok. ok? Poi dopo, non so, io li leggo a modo mio, dopo vedremo se a modo mio, a modo tuo o a modo suo, come sarà la cosa. Faccio 2-3 lacci io, non di più. E questi servono per tenere su il salame, non per... Va bene, sei contento? Anche qui o no? Sì. Meno male. Allora, abbiamo finito di fare i salami, Giorgio? Adesso. Siamo perfetti. Allora, logicamente un salame me l'ha portato di quelli che abbiamo fatto A ottobre. a ottobre. A 20 di ottobre ho preso come si dice, il salamino di Milano, come si dice? Quei salamini Il cacciatorino. piccoli. Cacciatorino. Sono quelli perché quei grossi sono ancora un po' Sì, indietro. così ce lo mangiamo tutto. Esatto, avanza di venire dei rifiuti. Sì, va bene. Allora, ultima notifica da fare. Appesi che non si tocchino, Esatto. ok? Appesi che non si tocchino, li lasciate sgocciolare per 4 giorni. 3-4 giorni, dipende dalla temperatura dell'ambiente. Ok, se c'è adesso temperatura ambiente che ci può essere Dai 18 ai 22 gradi, diciamo. sì, Perché per la sgocciolatura. perché se sono di più 24, anche solo 2 giorni. Anche solo 2 giorni. Perfetto, questo l'abbiamo detto. Dopodiché lo prendete, lo passate in cantina e lo lasciate lì. In un posto umido e fresco. Ok, quindi umidità 85%, temperatura dai 15 ai... Anche dai 13 Dai ai 13. 16, 17, 18. Ok, no? questo è non il di range. più, non di più 18. Questo qui è il range, devono stare al fresco. Per quanti giorni? Ah, qui devono stare minimo 45 giorni. No, 45 giorni per quelli più piccoli, per quelli più grossi 60 e 70. di gentile devono stare un pochino di più. Si capisce, perché il modello è doppio, per cui fa il Va doppio, bene. ci vuole il doppio tempo. Questo video lo chiuderò così perché sarà già venuto piuttosto lungo, eventualmente la prossima volta vi faccio vedere come vengono questi qua che abbiamo fatto. Ne sono venuti 31, abbiamo detto. 31. Prego, Ah, niente, facciamo così, il prego è questo. intanto io verso un po' di... Ci guardiamo in faccia, così va. intanto verso un po' di prosecco perché... Sì. E il vino? Vuoi venire? Vieni, guarda. Vieni pa, vieni pure. Guarda il Prego, vino. adesso Quelli ci che dai il abbiamo voto. fatto io e lui al 20 di ottobre, guarda. Sono Adesso- meravigliosi, Oh. meravigliosi. Ci dai il voto, ci dai il voto. Oh, potessimo fargli sentire l'odore. È veramente bello, stagionato, al punto Fantastico. giusto. Posso mangiarla così? Veramente? A rusgone un po'? Sì, sì. No, non No. bisogna Allora, mangiarlo ti così, ma offro bisogna un bicchiere di assaggiarlo. prosecco. Io ti ringrazio.
E E una fetta di salame. Andiamo all'assaggio del salame di Giorgino. Giorgino. Giorgino e... E salute! Io sono il vino, il padre di Davide. ti conoscono. il papà E del quindi C, il papà del C. Sono solo venuto A controllare, scusa. curiosare e assaggiare. Prego. Prega pure. Guarda, questo è venuto discreto che non c'è. La pelle fa la spia, guarda. Quindi capite che il salame è pronto Perfetto. quando si stacca bene la pelle. Si capisce. Favoloso. Veramente complimenti Ecco, guarda. ai nocini. Sì, siamo noi che... Perché come avete sentito bravi a macinare, fare tutto, però anche ci vuole un occhio per la conservazione. Sì, che è quello che è un caposaldo, perché fatto il è salame quello che comincia l'altra opera, è la conservazione. Sì, vedo anch'io, sì. Faccio un Un cin sì, che lo facciamo. cin che vogliamo, Facciamo col capomastro dell'azienda fotografica. vogliamo festeggiare. Salute a tutti. A voi altri, tanta Alla salute. vostra, Alla vostra. grazie della visione. Mi spiace che non lo possono sentire. È buono anche questo. È roba tua? No, roba che prendo alle serre in Valdobbiadene. Buono. Una cantina che si chiama Serra. Sono signori come voi altri, giù alla buona, così. Camillo si chiama. Non sono sicuro. C'era No, signori nel senso di persone. Sì, va. sì. È una cantina piccola ma fanno un vino spettacolare. Bene, bando alle ciance. Io direi che ormai vi possiamo salutare, dico bene? Quindi spero che abbiate capito tutto, vi metterò sotto nell'info box le dosi esatte per 1 chilo di carne, vieni dentro anche te così ti vieni. Ci vediamo la prossima volta e vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale cliccate qua, attivate la campanella così vi arriveranno le notifiche per altri video futuri e ci vediamo la prossima volta. Un saluto da Elvino, Davide Ciao. e Giorgino. Ciao, Ciao a tutti. buona giornata. Grazie. Ciao, buona giornata.